Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, uscita numero 53, edizione De Agostini in scala 1:8, un modello riprodotto, ma ve lo dico, veramente riprodotto nei minimi particolari in maniera eccellente. Andiamo subito a vedere quello che troviamo in questa nuova uscita. Per chi invece desidera dare lettura ai testi contenuti in ogni fascicolo che presenterò in questi ultimi 5 video, cioè dall'uscita numero 51 all'uscita numero 55, potrà trovare tutte le informazioni nel video dell'unboxing. Ecco qua, tappetino anteriore, tutto in gomma, fate attenzione a non danneggiare la plastica sotto della marmitta e del terminale, fate attenzione, adesso il pezzo è molto leggero quindi si può fare, ma prestate sempre attenzione. Poi devo andarmi a rivedere soltanto questa vite qui, che l'ho avvitata tutta ma rimane ancora non a filo della plastica, mentre invece questa, che è stata fatta appositamente in maniera conica per entrare a scomparsa con il filo della plastica, qui invece è un po' più su, ma l'aggiusterò dopo. Ecco qua, questo va messo così. A filo ovviamente dei contorni delle sedi, dei sedili anteriori. Che bello! Gomma, credevo fosse in plastica dura, invece l'hanno riprodotto in gomma come nella macchina vera. Ecco, capite, avrebbero potuto tranquillamente fare uno stampo tutto in plastica in rilievo con questo disegno e avrebbero ottenuto comunque lo stesso effetto visivo, però hanno voluto farlo in gomma come la macchina vera. Ecco perché vi dico, è veramente un'ottima riproduzione, non è un modellino che non vale quello che costa, ragazzi. Qui c'è uno studio dietro che non ne abbiamo neanche idea, soltanto per quanto riguarda i fascicoli, la progettazione dei pezzi tutti in scala 1:8. C'è un lavorone e il risultato si vede. Io sono molto entusiasta di questo modello. Bene, qui non andiamo ancora a attaccare nulla, parlo delle guide, dei sedili anteriori, perché verranno fissate una volta che andremo a mettere il nostro sedile sopra. Vedete, abbiamo questi 4 fori che attraverseranno i fori delle guide e quindi verranno tenute poi ferme una volta che andremo a fissare il sedile. Abbiamo finito questo, non direi neanche montaggio, ma è semplicemente aver appoggiato la parte in gomma sopra, il tappetino anteriore. Ho voluto comunque fare un video e ho scelto di fare un video per ogni numero per andare a dividere bene quelle che poi saranno le scelte di chi mi andrà a visualizzare su YouTube quando andrà a cercarsi il video specifico. Ecco, tutto qua. Adesso prima di salutarci prendo tutto quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 53. Nel frattempo vedrò di migliorare questo, vedete che c'è la vite che esce un po', non mi piace. E poi una volta che vedremo tutto quello che abbiamo montato come immagini, fino all'uscita numero 53, ci salutiamo. A dopo ragazzi. Diventa sempre più difficile inquadrare tutto, come potete vedere c'è davvero tanto. Abbiamo
quello che abbiamo visto nelle uscite precedenti, come il sedile, questa bellissima opera d'arte, tutto in tubolari metallici con elastici e ganci che li tengono in tensione come in quella vera, fascia lombare e sacrale, similpelle, tessuto vero, un sedile vero semplicemente riprodotto in miniatura. Paraurto anteriore, sì, paraurto non mi sembra. Cofano anteriore tutto in metallo, guardate che bello. Qui poi ci andrà un'altra applicazione che servirà come nella macchina vera per insonorizzare il motore una volta che il cofano è chiuso. Portiera anteriore sinistra con vetro basculante, tutta in metallo con interno in plastica, e la riproduzione qua della chiusura. Questa è la leva dell'apertura della porta, guardate che spettacolo, bellissimo. Cruscotto, la chiave permetterà l'accensione, penso del motore o delle luci, lo vedremo successivamente, ma credo più del motore, visto che la chiave semplicemente per inserimento, che grazie alla parte metallica della chiave andrà a creare il contatto tra questi due fili che dentro sono interrotti, e grazie a questo invece verranno uniti come contatto. Quindi mi raccomando, non cercate di ruotare la chiave perché la danneggiate e basta. Questi sono i due tubi che poi andranno messi così, ecco. Ma ancora non ci viene detto di metterli. Paraurto anteriore, anche perché il posteriore è già montato, e questo è quello che abbiamo messo in questo numero, il tappetino in gomma, bellissimo. Sotto abbiamo montato anche il silenziatore centrale con il tubo di scarico terminale e quello che va poi al collettore, quello cilindrico sul motore. Bellissimo. Bene ragazzi, andiamo a fare una ripresa anche del motore, poi vi saluto. Mi raccomando, non mancate, qui devo ancora intervenire perché questa parte distanziata così è orribile, quindi poi andrò a stringerla. Sicuramente dovrò svitare questo pezzo e consumare un po' la plastica all'interno, quella che si inserisce, per ridurre quindi il perno centrale così che si possa attaccare da sola. Vediamo, comunque così non mi piace di sicuro. Ecco qua. Questa è la scheda elettronica che permetterà tutte le funzioni, grazie poi a un pacco batterie, che è questo. Quindi le accensioni di tutte le luci anteriori, posteriori, stop, frecce e il sonoro dell'accensione del motore. Bene, a questo punto io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo numero, uscita numero 54. Mi raccomando ragazzi, non mancate, non saltatemi le pubblicità, mi raccomando ragazzi, aiutatemi, fatevi un caffè, fatevi un giro, ma lasciate scorrere pubblicità. Lo so, danno fastidio, si vuole subito andare al video, però considerate che se fate tutti così, prima o poi Michele, il canale è costretto a chiuderlo. Non vado avanti solo grazie alla passione, magari non mi basta quella. Mi serve il vostro aiuto. Ciao ragazzi, al prossimo video.